Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia non frequente in Italia, anzi onestamente non dovrebbe essere presente in Italia, ma che ha un interesse perché può colpire l'uomo e di solito la troviamo spesso in alcune zone degli Stati Uniti, alcune regioni degli Stati Uniti, alcuni stati come la California, il New Mexico, l'Arizona, il Colorado. E visto che sono seguito anche da tantissimi americani, ho intenzione di fare questo video per spiegare questa patologia che può comunque essere interessante anche agli studenti di medicina veterinaria italiani e anche ai proprietari di gatti italiani, perché imparare cose nuove è sempre molto interessante. Parliamo dell'agente eziologico della peste felina, che è un batterio, un coccobacillo gram negativo anaerobio facoltativo che si chiama Yersinia pestis. È un batterio che tendenzialmente viene trasmesso dalle pulci dei roditori. Alcuni roditori frequenti in quelle zone sono per esempio lo scoiattolo delle rocce, lo scoiattolo terricolo, il cane della prateria, e queste pulci possono poi pungere il nostro gatto, il gatto, e trasmettere quindi questo batterio Yersinia pestis. Oltre alla puntura della pulce, questa patologia può essere trasmessa al gatto anche attraverso l'ingestione di roditori che in quel momento hanno una batteriemia e anche possono prendere questa patologia, questo batterio, anche per inalazione. Generalmente come avviene la patogenesi? Una volta che entra questo batterio si replica nelle tonsille, nei linfonodi faringei e poi genera una batteriemia e può dare tre forme: la forma bubbonica. Penso che tutti abbiate sentito almeno una volta la parola peste bubbonica, quindi la forma bubbonica, che è quella più frequente nei nostri gatti, poi la forma sistemica e la forma polmonare. Nei gatti è più frequente la forma bubbonica, quindi la presenza di ascessi in diverse zone, in diversi tessuti, con la presenza all'interno di questi batteri. Però ovviamente nella maggior parte dei gatti abbiamo anche la forma sistemica, la forma respiratoria. Che cosa di solito hanno i gatti che prendono la peste felina? Vabbè, abbiamo abbattimento, anoressia, febbre, e se non vengono curati abbiamo un alto tasso di mortalità, fino a un 70-75% di mortalità. Si è visto in uno studio che gli animali trattati con antibiotici per un lungo periodo hanno una prognosi buona, intorno al 90%, mentre gli animali non trattati hanno un 20% di possibilità di sopravvivere. Generalmente cosa troviamo a livello di esami di laboratorio? Troviamo di solito un quadro di batteriemia, quindi leucocitosi neutrofilica con deviazione a sinistra, leucopenia, ipoalbuminemia, iperglobuliminemia, iperbilirubinemia. Possiamo avere un aumento della fosfatasi alcalina dell'ALT, un'ipocaliemia, un'ipocloremia, un'iperglicemia. Tendenzialmente a livello radiografico, a livello di torace, possiamo avere un quadro, un pattern alveolare interstiziale con consolidamento dei lobi polmonari. Colpisce chiaramente con maggior probabilità gli animali che vivono all'esterno, che non sono magari trattati con gli antiparassitari per uccidere le pulci, quindi tendenzialmente maschi interi non castrati, che quindi girano tanto e quindi possono avere contatto con animali infetti, con roditori infetti. È una zoonosi, quindi può colpire l'uomo, quindi è fondamentale che chi vive in quelle zone protegga bene i propri animali, in primis magari non farli uscire e secondariamente proteggerli bene con gli antiparassitari.
le pulci chiaramente possono trasmettere la peste anche all'uomo. Quindi la diagnosi fondamentalmente avviene, abbiamo un sospetto diagnostico tramite chiaramente la sintomatologia, l'esame di laboratorio e l'esame radiografico. Quello che tendenzialmente la diagnosi è citologica, se troviamo i batteri, sono dei batteri bipolari all'interno di questi tragitti fistolosi, ascessi che si formano spesso anche nella zona del collo. E poi tramite PCR se riusciamo a individuare il batterio. Dal punto di vista invece anticorpale, la presenza di anticorpi contro Yersinia pestis può essere non segno di patologia recente, perché gli anticorpi durano più di 300 giorni. È chiaro che si valuta che se il valore anticorpale è superiore a 4 volte la normalità, diciamo, valutano come un'infezione recente. Non esistono antibiotici specifici che uccidono Yersinia pestis, ci sono diversi studi che hanno utilizzato diversi antibiotici come la streptomicina, la gentamicina, l'enrofloxacina, la doxiciclina, e hanno visto comunque che l'importante è utilizzare antibiotici per un lungo periodo, anche 21 giorni dopo la batteriemia, perché però si è notato che se questi gatti vengono trattati con gli antibiotici hanno un'altissima possibilità di sopravvivenza. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Vi ricordo sempre che se siete interessati agli argomenti medicina veterinaria del cane e del gatto, iscrivetevi al canale qua sotto e mettete sempre un mi piace al video per farlo vedere a più persone. Un saluto a tutti e alla prossima puntata.